ho pensato di condividere una ricetta che per me è stata un po' una scoperta. Facciamo insieme delle graffe veloci, senza lievitazione e senza uova. Allora, per fare queste graffe veloci ci servono 400 g di farina, 80 g di zucchero, 250 g di ricotta, 80 ml di latte, 50 g di olio di semi, la scorza grattugiata di un'arancia e di un limone, una bustina di lievito per dolci e l'olio per friggere e poi un po' di zucchero per passarle, insomma, una volta tirate fuori dall'olio. Iniziamo con l'impasto. Allora, come vi ho detto, utilizziamo la ricotta perché la ricotta è un formaggio che negli impasti ci dà quella consistenza morbida, è molto alveolata, insomma, e è molto leggera in sapore, quindi la possiamo aromatizzare col gusto che più ci piace. Quindi 250 g di ricotta. Poi aggiungiamo lo zucchero, 80 g, e iniziamo un pochettino a rompere la ricotta. Poi aggiungiamo 80 ml di latte, l'olio, 50 g di olio, se volete utilizzare il burro mettetene 60 g sciolto. Poi passiamo direttamente agli odori, quindi grattugiamo dentro la scorza del limone, poi grattugiamo anche la scorza dell'arancio, poi aggiungiamo il lievito per dolci e mescoliamo. Allora possiamo già accendere l'olio per friggere. Poi aggiungiamo i 400 g di farina un po' alla volta. Adesso che l'impasto è diventato un pochettino più consistente, continuo a lavorare con le mani e mi sposto sul piano di lavoro. Allora, l'impasto è praticamente pronto, non si attacca più alle dita, è leggermente elastico, non è per niente unto. Allora, a questo punto iniziamo a dare forma alle nostre graffe e qua possiamo scegliere di lavorare come ci è più comodo. Ad esempio, possiamo prendere un po' di impasto, facciamo una coda e poi dopo la chiudiamo a graffa, così, a nastrino. Oppure possiamo fare la ciambella e quindi prendiamo un pochettino di impasto, lo arrotondiamo, lo schiacciamo e facciamo un buco al centro e lo giriamo e facciamo delle ciambelline. Oppure, se siamo un pochettino, vogliamo essere un pochetto più precisi e pignoli, possiamo stendere l'impasto col matterello facciamo delle strisce. Quindi prendiamo l'impasto, lo arrotondiamo leggermente, così ci vengono tutti più o meno uguali, insomma. Un'altra cosa che possiamo fare invece è dare una forma più regolare a ciambella utilizzando un coppapasta, questo mi pare è di 7 cm, vabbè, 6 cm, e questa parte è una punta di una sacca a poche. Quindi che facciamo? Facciamo un disco e con questa parte della sacca a poche facciamo il foro al centro e abbiamo anche la ciambella e abbiamo anche questo che teoricamente potremmo friggere a parte oppure rimpastare come faremo noi dopo. Siamo pronti per friggere. Allora, prima di friggere vi dico, se avete paura dell'olio e non sia bene a temperatura, potete anche fare una cosa: prendete un pezzettino di impasto, lo mettete dentro, da quello che succede vi rendete conto se è troppo caldo o se non è abbastanza caldo l'olio. In questo caso è giusto, vedete come è cresciuta, è tonda, esatto, giusta, quindi l'olio va bene. Siccome in frittura tenderanno un pochettino a gonfiarsi, si potrebbero aprire leggermente, quindi prima di mettere nell'olio pressate leggermente, pressiamo leggermente in questo modo e iniziamo.
Ok, già iniziano, guardate come si gonfiano. Io un pochettino gli faccio andare l'olio sopra e poi dopo piano piano le giro. Siamo quasi pronti a scolare, perché anche la cottura è molto veloce. Adesso, senza farle asciugare tanto, le passiamo subito nello zucchero, perché se le facciamo asciugare troppo lo zucchero non si appiccica più. Capito? Quindi prima di mettere le altre, le zuccheriamo. E andiamo avanti a friggere. Friggiamo le ciambelle. Quando le mettete dentro, a prescindere che siano queste o siano le classiche, giratele sempre un pochettino tra le mani. Scoliamo anche queste. Poi le passiamo subito nello zucchero. Ma sono leggere, leggere. Allora, intanto vi faccio vedere. Non so se riuscite a vedere, ma l'impasto è sofficissimo. Mi devo sacrificare. Cioè, sono proprio leggere, leggere. Vi ringrazio di essere stati qui con me. Fatemi sapere se le fate, se avete domande, suggerimenti, varianti, scriveteli sotto nei commenti. E noi ci vediamo alla prossima ricetta. A presto. Ciao!